penso di dover spendere grosse parole sulla carriera e sulle capacità di Mr. Ronald, perché sono riconosciute da tutti. Per noi è veramente un onore avere lui al nostro raduno, che è la punta di diamante di questa manifestazione. Non voglio perdere molte parole, sono contento e non vedo l'ora di ascoltare il suo interessantissimo argomento sull'alimentazione dei coralli, perché credo sia utile a tutti, perché l'acquariofilia non solo è divulgazione, ma dobbiamo anche comprendere dei criteri basilari che vengono da un'autorità in materia, perché sui gruppi, sui forum, tutto possiamo sentire qualsiasi tipo di teoria che è accettabilissima e si rispetta il pensiero di tutti, però detto da un'autorità come Mr. Ronald credo che nessuno possa obiettare niente. Grazie e buon ascolto a tutti. Thank you all for having me here. It really was a great honor to be asked to come. The talk I'll be giving today, quindi grazie a tutti, ringrazio a tutti quanti, e qui è un grosso onore per me essere qua. Is going to be on feeding animals, and for this talk and the next one I give, I'm not going to give you any opinions. Everything I say praticamente parlerà quindi dell'alimentazione degli animali, dei coralli. Tutto quello che vi ci dirà non vorrà esprimere delle opinioni. Everything I will be telling you today and tomorrow has its basis directly in research that's been done and published in the scientific press. So they're not opinions. They're numbers that I'm giving you, it's empirical fact. Quindi quello che ci dirà praticamente non saranno delle opinioni, ma sono delle cose basate su delle realtà provate e pubblicate su pubblicazioni scientifiche, e quindi sono fatti empirici, reali. So let's see if I can figure out how to go here. My experience in things like this comes from the fact that I'm a marine benthic ecologist and I work in predator-prey interactions. Quindi quello che ovviamente viene fuori dalla sua esperienza, quindi lui praticamente ha studiato ovviamente ecologia bentonica marina e le interazioni prede-predatore. That's a sort of a fancy way of saying I work on muddy ocean bottoms trying to find out who eats what. Questo è un modo carino, un po' divertente, per dire che praticamente lavora sul fango dell'oceano per capire chi ha mangiato cosa. When we start thinking about coral reefs, we tend to think that there's been a lot of work done on them. In point of fact, there's actually been very little. Research started more or less about 1970. Quindi quando parliamo dell'ambiente marino, comunque del reef, pensiamo che si tende a pensare che ci siano stati fatti molti studi, molte ricerche. In realtà i primi studi sono stati fatti a partire dagli anni 70. And when the reef research started, coral reefs, except in a few places, are a long way from anywhere. Quindi quando sono stati cominciati a fare gli studi, a parte pochi posti, i reef sono lontani da qualunque posto, sono molto lontani, comunque si trovano. And people had conceptions of what the reefs were before they started to do the research. These were assumptions. There were assumptions that reefs were geologically ancient structures.
Quindi praticamente all'epoca, quando cominciarono, tutto era basato su delle assunzioni, e queste assunzioni erano basate tipo anche su queste cose che vi sta facendo vedere. Quindi si supponeva che fossero delle strutture geologiche antiche. There were the assumptions that reefs were ecologically stable. In other words, animals or other organisms in the reef meshed together ecologically in sort of a tight framework of interactions. Si supponeva appunto che fossero stabili e che tutti i vari organismi interagissero tra di loro in una maniera molto stabile. There was the conception that reefs were environmentally stable, that the temperature didn't vary too much, that the pH didn't vary too much, and so forth. Si pensava che fossero anche molto stabili da un punto di vista dei parametri ambientali, che non cambiasse il pH, che non cambiasse la temperatura molto. The latter one was mostly due to the fact that everybody who was studying reefs was coming from either Northern Europe or the Northern United States, and they'd get down on a warm reef and, oh, it was wonderful. And it had to be perfect, so it was all stable. Quindi praticamente, soprattutto quest'ultima affermazione derivava dal fatto che chi studiava all'epoca che andava a studiare i reef erano persone che venivano dal Nord America o dal Nord Europa e arrivavano su questi posti caldi, venendo dal Nord America o dal Nord Europa, si trovavano questi posti caldi e dicevano questo è perfetto, bellissimo, e gli sembrava tutto stabile ovviamente comparato alle strutture che erano abituati loro. And they also had the conception that the oceanic environment around reefs lacks food. Dicono anche supponevano appunto che l'ambiente oceanico intorno ai reef fosse povero di cibo. Times have changed. I tempi sono cambiati. And the conceptions we have now are based on a lot more research. Probably 75% or more of what we know about coral reefs has been found out since 1985. Il 75% dall'epoca le cose sono molto cambiate. Il 75% di quello che sappiamo è venuto fuori da circa dal 1900, since when? Sorry? 1985, dal 1985. Quindi il 75% di quello che sappiamo viene dall'85 in poi. We know now that coral reefs are geologically recent. The reef as we know it is no older than probably about 2 million years. Coral reefs or reefs of one sort or another have been around a long time, but the particular formations that we see are not all that old. Quindi la prima cosa è che ovviamente da un punto di vista dei tempi geologici sono strutture piuttosto recenti, si parla di 2 milioni d'anni circa, ovviamente geologicamente parlando sono piuttosto recenti. Lui dice che più o meno sono sempre esistiti in una forma o nell'altra, ma nella forma in cui la conosciamo noi, in questo modo, sono strutture piuttosto recenti, tempi geologici. We know that reefs now are ecologically very unstable. Except for a few cases, organisms don't mesh together well on reefs, and the reason that you should know that is that if the organisms meshed together on a reef, you couldn't put reef animals from different areas together. Dice, praticamente abbiamo anche scoperto che non sono ecologicamente stabili, quindi sono instabili, e gli organismi tra di loro non è che si trovano poi, non si mischiano poi così bene, no? Dice, questo lo possiamo vedere anche dal fatto che se prendiamo degli animali provenienti da zone differenti e le metti insieme, non stanno bene insieme, quindi non sono stabili da un punto di vista ecologico. The environment on a coral reef is the most unstable known in marine systems. Quindi l'ambiente del reef è il più instabile che conosciamo dei sistemi marini. Temperatures can vary up to 10 degrees Celsius per day in almost any reef.
La temperatura può variare anche di 10 gradi, nell'arco di una giornata. And we know now that the environment around the ocean environment around reefs is very rich in food. E che ovviamente l'ambiente intorno ai reef è molto ricco in alimenti, ovvero zuccheri. That message was immediately garbled. When Len published his stuff and said that corals produced 100% of the zooxanthellae produced 100% of the corals' sugar requirements or energy requirements, that got misinterpreted as saying zooxanthellae produce 100% of corals' food. Quindi questo messaggio fu subito in qualche modo frainteso, perché dicendo che fornivano il 100% delle necessità del corallo in termini di carbonio e zuccheri di energia, fu interpretato, fu trasformato così in gli forniscono il 100% del cibo ai coralli. That held with the conceptions of the reef at that time. If the ocean around the reef lacked food, then how is a coral going to feed? Well, the only way it could get food was from its zooxanthellae. Gee, that makes sense. E quindi questo concetto qua praticamente si sposava perfettamente con quelli che erano i concetti dell'epoca, perché si supponeva che appunto non ci fosse del cibo, che almeno le zone intorno al reef fosse povero di cibo, quindi dice come fanno i coralli a sopravvivere, come fanno a mangiare? Beh, gli danno tutto le zooxanthelle, wow, funzionava perfettamente, e quindi questo andava perfettamente in accordo con quelli che erano i concetti dell'epoca. You take an old wrong assumption that oceans around reefs don't have coral food, and you mix it with a new mistaken conception that zooxanthellae produce all corals' nutrients, and we kind of get a classic fantasy. Quindi praticamente prendi un concetto vecchio sbagliato, ci aggiungi un nuovo errore e quello che hai è è fantascienza biologica. You know, that being that corals don't need to feed. Il fatto che i coralli non abbiano bisogno di essere nutriti. That could be diagrammed as up on the screen, showing that corals would take dissolved organic matter and maybe some particulate matter, but most of their nutrients came from zooxanthellae. And that all went to feed the corals. Most of it comes from the zooxanthellae. Quindi praticamente in questo diagramma si vede un po' quello che è questo concetto, cioè che la maggior parte dei nutrienti arrivano dalle zooxanthelle in basso, e poi c'è qualcosa che è disciolto nella colonna d'acqua di sostanza organica o di particolato in sospensione. And this is what is often shown or told in the reef aquarium references, that corals really don't need much because they get a little bit out of the water column, they get a little bit of suspended material, but most of what they get is from their zooxanthellae. Quindi questo era appunto questo concetto che veniva anche ripetuto anche nelle pubblicazioni scientifiche, piuttosto che in altre situazioni nelle quali appunto si diceva che c'erano il nutrimento che veniva dato dalle zooxanthelle, poi sì, c'era un po' di sostanza in sospensione nella colonna d'acqua, ma in sostanza il discorso finiva lì. But if we know now that the oceanic environment is rich in food, we know that this statement isn't true. Ora noi sappiamo che l'ambiente marino, anche nel vicino ai reef, è molto ricco di cibo, per cui quanto detto prima appunto non è vero, non può essere vero. The ocean surrounding coral reefs is rich in planktonic food. Quindi, invece la realtà è che è molto ricco in plankton. You know, and this comes back to the question of how do you determine reality? We had the reality before from people who sampled the ocean that there wasn't much
plankton there. And now we have a different reality saying there's a lot of plankton there. Quindi qui ci troviamo di fronte a due realtà, diciamo, come si fa a determinare quale sia la verità vera, no? Perché una volta c'erano questi scienziati che dicevano, andavano lì, prendevano i campioni e dicevano che non c'erano nutrienti, adesso abbiamo stessi scienziati che vanno lì, prendono i campioni e ti dicono che ci sono tutti questi nutrienti. And we need to know how the world is examined in both of those cases. Il punto sta nel capire come veniva analizzato la realtà, quindi il mondo in questi due casi. Prior to 1970 or thereabouts, there were very few data about what was really found around coral reefs. Quindi prima del 1970 c'erano veramente pochi dati riguardanti quello che capitasse o fosse intorno al reef. And most ocean data on what was around was taken in temperate regions, or if it was around in the tropics, it was taken in the oceanic areas very far from reefs. Praticamente tutti questi dati, la maggior parte di questi dati venivano presi sì nelle zone dove ci sono, nelle aree del mondo dove ci sono i reef, ma molto distanti effettivamente dal reef, quindi non proprio lì. There were relatively few inshore or tropical data points. Quindi c'erano veramente pochi dei dati presi lungo la costa, comunque vicino al reef e nelle zone tropicali. Prior to 1970, especially with coral reefs, there were very, very few data. Almost all of them came from one expedition back in the 1920s. Quindi praticamente fino al 1970 c'erano veramente pochissimi dati sull'ambiente reale intorno al reef e la maggior parte di questi dati provenivano da una spedizione degli anni 20. So, to provide an optimal nutrition for your animals, aquarists must provide an optimal environment for them to live in, and they must provide a food that satisfies the animals' needs. Quindi praticamente bisogna dare, l'acquariofilo deve dare appunto un ambiente ottimale e fornire del cibo che soddisfi le necessità dell'animale e degli animali. The most basic questions are what are these environmental parameters and what natural food is available then? Le domande principali sono quali sono questi parametri ambientali e qual è il cibo naturale disponibile. For the physical parameters, there was a paper and it's quoted up there, done in 1999, okay, that tells you when it was done, where 6,451 locations on 921 reefs were examined or looked at for data. Quindi alla data del 1999 praticamente c'erano stati 6.451 posti in 921 differenti reef. In red, those are the reefs that they looked at. E questi i punti rossi sono i reef che erano stati ispezionati, stati visti. The yellow ones are kind of colder water reefs. The purple ones are. Quindi quelli gialli sono in acque fredde, i reef di acque fredde, e quelli viola sono di acque calde. These were the temperatures found some over all the coral reefs, where the average temperature and the salinity. Quindi questi sono i parametri che sono stati trovati, e quindi praticamente la temperatura è circa 27 gradi e una salinità del 35. Now, from the aspect of an invertebrate zoologist like me,
when the temperature drops, a couple of degrees Celsius in a tank, the animal, it's known that the animal's metabolic rate will drop by about 10% per degree Celsius. The temperature will drop about 10% per degree Celsius if it's optimized for a certain temperature. So these things are optimized at 27 degrees. If they're kept at 23, their physiology is only working at about half speed. Okay. Quindi praticamente questi organismi sono ottimizzati per stare a questi parametri. Se si scende praticamente a 23 gradi, il loro organismo funziona circa alla metà, il loro metabolismo. It's so widespread that it's known as log to Q10. If an animal is living in an environment, it will be adapted for the average temperature of the environment, 27.5 degrees. If you keep that animal at 24, it's lost 35% of its capability to repair damage, to grow, or to fight off infection. Quindi praticamente siccome sono animali che sono programmati, diciamo così, per stare in questi parametri, 27 gradi, significa che se li tieni a 24 gradi gli togli il 35% della sua capacità di riparare i danni, di resistere alle infezioni. Salinity around reefs averages 35 parts per thousand as it used to be, 35 PSU. Anything less than that stresses the animals significantly. Quindi per la salinità invece 35 parti per 1000 e ogni valore meno di quello stressa gli animali moltissimo. If the coral is living at its optimal salinity, about 50% of its energy is spent keeping its internal volume salinity in perfect order. Quindi praticamente se ci si discosta a quel valore lui spenderà molta energia, il 60% dell'energia, per mantenere la salinità all'interno del proprio corpo nel valore corretto. For every part per thousand, for every PSU unit, really on either side of that, another 10% of its energy must be spent to bring in or remove excess ions. Quindi praticamente per ogni parte per 1000 che si discosti o in più o in meno da quel valore lì, l'animale dovrà utilizzare un 10% di energia in più per concentrare o per espellere gli ioni salini all'interno del proprio corpo. To give you an idea of how much energy is involved here, each cell in a coral is metabolizing at a rate so that there are about anywhere from 20 to about 200,000 cellular reactions per second in any single cell. There's a lot of energy being used. Quindi praticamente per ogni cellula all'interno dell'organismo ci sono dai 20 alle 200.000 reazioni che accadono al secondo dentro ogni cellula. Quindi questo per capire l'ammontare di energia necessaria per far funzionare queste cellule. So if some is diverted to extraneous sources, it's a real big factor for the coral. Quindi se qualcosa si discosta dai valori ottimali ovviamente è un fattore molto importante, un fattore di stress che pesa molto. This is the temperature variability at 2 meters in depth at Pulau Pari, Indonesia, which is a park set up by the Indonesian government, national park, for preserving the beauty and
diversity of its corals. This is about the best that they could come up with for their coral diversity that wasn't being harvested. So you could say... Quindi praticamente questo che vediamo qui è la variazione di temperatura a 2 metri di profondità in questo posto che si chiama Pulau Pari in Indonesia e che è appunto un parco nazionale messo in piedi dal governo indonesiano per preservare la bellezza e la diversità del reef, o almeno di quello che era rimasto e non era stato raccolto. You might say that this is about the best reef there is as far as the Indonesian government is concerned. These are the temperature taken for January of 1995. And you can see that the temperature varied in that month from 25.5 to 31.2 degrees. And I can guarantee you that reef is not hurting from having its temperature vary. Quindi praticamente questo reef in particolare, almeno al dire del governo indonesiano, è bellissimo, è uno dei più belli, o il più bello. Questa variazione di temperatura è stata registrata nel gennaio del 1995 e sebbene questa variazione di temperatura non mostrava segni di sofferenza. In other words, there's really no reason to keep your temperatures level, steady. Quindi non ci sono ragioni per mantenere la temperatura costante. To give you a comparison of differences, if you can see it, there's a blue band across there that is... Okay, you can't see it. It's a blue band across the middle of the sì, c'è una banda, non lo vedete praticamente, c'è una banda blu. And it was taken from one of my study areas at the same time off the coast of Washington State in the US. And the temperature there only varied about 1.5 degrees. Praticamente nello stesso periodo, nello stesso periodo, lo stesso anno, in uno studio che aveva fatto lui nel mare davanti a Washington, praticamente la temperatura era variata soltanto di 1,5 gradi. Of course, it was from 6.5 to 8 degrees, but the variation was very little compared to a coral reef. Quindi praticamente la variazione di temperatura era stata soltanto di 1,5 gradi, ovviamente da 6,5 ad 8, però era comunque è stata comunque solamente di 1,5 gradi. Now there's another band that I just put on. It's pink. It sits on the top of that, and it's on this side, where the temperature varies about 1 degree. And that was another area I was working, getting specimens from at the same time. And it was a deep ocean environment down at 4,100 meters depth. The temperature there doesn't vary by much more than 0.5 degree one way or another a year. Quindi praticamente, ripeto, qui non si vede, però c'è un'altra banda che fa vedere la variazione presa a 4.100 metri di profondità e mostra che praticamente la temperatura nello stesso periodo in cui furono prese queste temperature qua lì in Indonesia, a 4.100 metri di profondità la variazione di temperatura era stata soltanto di 0,5 grado in più e in meno, quindi c'era 1 grado di differenza tra la temperatura più bassa e quella più alta. The point of this is that coral reefs are adapted for a lot of variability in physical environment. Quindi praticamente questo per dire che in termini di parametri fisici i reef sopportano bene la variazione dei parametri fisici. This is the stable environment that I was getting animals from, pictures taken from the submersible Alvin. The temperature varies 0.5 degree, and it's at 4,100 meters depth. Quindi appunto a 4.100 metri di profondità la foto precedente faceva vedere lì c'era effettivamente solamente una variazione di 0,5 grado.
So why should aquarists allow factors to vary? Quindi perché in acquariologia dovremmo far variare, dovremmo permettere a questi fattori di variare? A quote from a couple of people who are much more of an expert in coral reefs than I. First one is Rachel Wood in a book called Reef Evolution. And her comment was, shallow water coral reefs occupy changing and often extreme environments. Quindi una delle frasi famose è appunto pronunciata da questo signor Wood sul Reef Evolution, dice un acquarista ben più conoscenza di me, affermava che le acque basse tropicali, quindi scusate, i reef delle acque basse tropicali occupano ambienti che cambiano e spesso. And another quote from Dr. Betsy Brown, who was at the time when I captured this quote, editor of the journal Coral Reefs. Indeed, the constant disturbance and heterogeneity of the coral reef habitat appear to be necessary for the functioning of a healthy coral reef. Peraltro, un'altra di queste frasi appunto dice che peraltro in effetti la eterogeneità e il costante cambiamento dell'habitat del reef sembra essere necessario al funzionamento appunto di un reef sano. In other words, the healthier the reef, the more variable its environment. Quindi più varia l'ambiente e più il reef è sano. If I was to make suggestions to reef aquarists, and I guess I am, what I would say are these for your tanks. Light or radiance, tailor it to your animals. Put it on so it feels good to them. Quindi se dovessi dare dei suggerimenti, dei consigli a degli acquariofili, gli direi di adattare l'irradiazione luminosa adatta ai particolari animali che abbiamo in vasca. Water temperature 24 to 30 degrees. La temperatura dell'acqua da 24 a 30 gradi. Salinity 35 to 37. La salinità da 35 a 37. Water chemistry, you want high alkalinity, high calcium, low phosphates, low nitrates. Dal punto di vista chimico ovviamente vogliamo KH alto, calcio alto, bassi nitrati, bassi fosfati. And trace elements no more than the natural concentrations. E gli oligoelementi non più di quelli che sono nelle concentrazioni naturali. Trace elements at more than 2 times normal for almost all of them are poisons. Quindi praticamente oligoelementi a concentrazioni 2 volte di quelle naturali sono dei veleni. If you look at what your government or any e nessun supplemento a livello di stronzio. Please. If you look at what your government or any government, including the UN, says is safe in the marine environment for pollution versus no pollution, all of the methods that are regulated are things that reef aquarists add to their tanks as trace elements. In other words, you go, hey, take the poisons out of the ocean, but put them in your tank. Quindi praticamente tutti quelli che sono i suggerimenti o comunque le richieste dei vari governi quando parlano di protezione ambientale, quindi limitazione dell'inquinamento, quindi quando
quando indicano quali sono gli elementi che devono essere limitati all'interno degli oceani per ridurre l'inquinamento, tutti quegli elementi sono tutti quegli elementi che in effetti invece gli acquariofili ci vanno a mettere. In altre parole, togliamo l'inquinamento dagli oceani perché gli fa male, ma mettiamolo dentro le nostre vasche. And probably the worst of these is strontium, as that impacts the animals feeding directly. E il peggiore di tutti è lo stronzio, perché questo va come si dice, a influenzare l'alimentazione degli animali. And I'll explain what's going on. E ora spiegherà cosa succede. It's sort of the strange, like a whodunit thing. It's a strange case of strontium supplementation. Quindi qui c'è lo strano caso del supplemento dello stronzio. Corals capture prey with nematocysts. Here's a sea anemone eating a jellyfish. Quindi praticamente i coralli catturano le loro prede con i nematocisti. E qui si vede un anemone che cattura una jellyfish? Medusa. Nematocysts are interesting things. Quindi i nematocisti sono delle cose piuttosto interessanti. They're secreted by the cell in the coral in great numbers. Typical coral epidermis contains probably 7,000 to 10,000 per square millimeter. Quindi i nematocisti sono questa cosa strana, praticamente nel tessuto della pelle di un corallo ce ne sono 7,000, you said? 7.000, 10.000 per millimetro quadrato. They are very complex internally, which we don't need to go into, but they are all secreted by one cell at one time. They're known as the most complicated secretion of any cell known. Quindi praticamente sono secreti da una cellula e in sostanza, senza entrare nei dettagli, sono molto molto complessi, sono la cosa più complessa che viene secreta da una cellula. What you need to know about the nematocyst is before it is ready to go, and what makes it work, is a matrix of calcium and proteins on the inside of it. Quindi praticamente quello che fa funzionare questo nematocisti sono una matrice di calcio e proteine. That has to be kept saturated. E deve essere tenuta a livello di saturazione. When it is, it creates a pressure inside the nematocyst that is about 150 atmospheres. Quindi quando è tenuta saturata in modo corretto, appunto c'è una pressione interna di 150 atmosfere. Which is about the same as in a fully charged scuba cylinder. Che è praticamente quello che c'è dentro una bombola da sub, da immersione. When the nematocyst is discharged, the end blows open and the little barb runs out. Quindi praticamente quando il nematocista spara si apre e spara la carica che c'è dentro. From start to finish, the discharge lasts 700 nanoseconds. Quindi il lancio dura circa 700 nanosecondi. The tip travels 13 micrometers during that time period. That's how far the nematocyst blows open. Ecco, quindi la punta del nematocista viaggia per 13 micrometri. To give an example of how fast this is, during the same length of time, light travels only 210 meters. Cioè, questo per darvi un'idea di effettivamente comunque della velocità a cui va,
Consideriamo che la luce nello stesso tempo viaggia solamente di 210 metri. Light travels at 300,000 kilometers a second. Consideriamo che la luce viaggia a 300.000 km al secondo. Here it only has time to go 210 years. E quindi dice nello stesso tempo quello viaggia comunque sì poco, ma in 700 nanosecondi, quindi questo per dire che va veloce, insomma. These data have been found many times, so it's not an oddity. This is how fast they work. E questi sono dati reali, infatti. The acceleration of the tip of the nematocyst is 5,410,000 Gs. Quindi l'accelerazione è pari a 5.410.000 G. Un G è l'accelerazione di gravità. If you consider an astronaut going into space, seldom gets more than 6 Gs. At this kind of acceleration, a human body would be a red smear on the back of a chair. Praticamente consideriamo che l'accelerazione a cui sono sottoposti gli astronauti non supera i 6 G, quando vanno su nello spazio. Se un corpo umano fosse sottoposto a 5 milioni di G, diventerebbe una sottile striscia. As it turns out, the momentum of the tip of the nematocyst, because it is going so fast, will pierce just about anything. Dice, la quantità di moto di questo oggetto è così elevata che sarebbe in grado di penetrare qualunque cosa. E la punta appunto del... This, I'll show you a couple of movies of nematocyst discharge from start to finish, and you can see how long it takes. Ora ci fa vedere dei video appunto del lancio di questi nematocisti dall'inizio alla fine. Did you see when it began and when it ended? Avete avuto modo di rendervi conto di quando è iniziato e di quando è finito? When they determine how fast nematocysts discharge, they're trying to do it with high-speed cinematography. And it was found that the only way they could capture the beginning and the end was if the film was going by at 7 million frames a second. Quindi praticamente quando fanno quando per misurare la velocità appunto di lancio, devono fare appunto con dei filmati, no? Quindi devono andare a how many? Sorry, again. I can't remember. How many frames? 7 million. 7 milioni di frame di velocità al secondo. These are the nematocyst bands on a box jellyfish tentacle, and you'll see they start working sequentially around the band. This was filmed in Hawaii, by the way. Questa è stata filmata a Hawaii, questa si tratta appunto di una medusa e si vede la velocità con la quale vengono lanciati i nematocisti. Box jellies in some parts of the world produce a toxin where one nematocyst worth of toxin is lethal to humans. It's the most potent venom known. So one is lethal. Quindi praticamente questa particolare specie di medusa ha dei nematocisti che uno è letale per l'uomo. This is a result of nematocysts from a jellyfish hitting one person. But I will tell you also that one of my technicians at a laboratory I worked at got something similar when she reached into a tank with some good-sized anemones.
Cioè, questo praticamente è l'effetto di una medusa su una persona, ma comunque ha avuto dei suoi colleghi che hanno avuto brutte esperienze anche con degli anemoni. Get branded. Sì, praticamente è stato stampato. These jellies have a life cycle that starts with a egg and then goes to a polyp. Quindi praticamente questo è il ciclo vitale di queste meduse, iniziano con delle uova che poi si trasformano con delle larve che poi si trasformano in polipi. The polyps are little animals that look not much different than hydroids, and they live on rocks under and around corals and in live rock. Praticamente sono questi polipi sono degli animali che non sono molto differenti dalle You might be able to see idrozoi. the tentacles on the polyps have the same nematocysts that the jellyfish does. Quindi praticamente hanno la stessa tipologia di nematocisti che le meduse hanno. The jellyfish can be, huge, right? Quindi le meduse possono essere veramente grandi, scherzando perché piccoline. And they are found, the polyps are found on rocks and such from northern Australia up through the Philippines. E questi polipi possono essere trovati dal nord dell'Australia fino alle Filippine. I don't know of any hobbyist who's gotten one of these in on some live rock or on a piece of specimen coral. It is certainly possible. Sorry, say again? I don't know of any hobbyist who has gotten a polyp in on a piece of live rock or specimen coral, but it's certainly possible. I understand that. Sorry, say again? Polyps can come in on live rock. Ah, right. Ha detto praticamente che questi polipi possono arrivare anche nelle rocce vive. If you touch one, you're dead meat. Cioè, quindi se ne tocchi uno sei carne morta, sei morto. Moral, wear gloves in your tank. La morale è dovete indossare guanti quando toccate le rocce, o comunque quando mettete le mani dentro la vasca. Now, getting back to corals, nematocyst function depends on calcium saturation in the cell. Quindi praticamente per tornare al funzionamento dei nematocisti, il funzionamento dipende dalla saturazione del calcio all'interno delle cellule. And corals need nematocysts to feed with. E i coralli hanno bisogno dei nematocisti per nutrirsi. So corals need calcium in their cell. Here's what strontium does. Quindi praticamente i coralli hanno bisogno di calcio. It's on the periodic table just below calcium and has many of the same properties. E ora ecco cosa, torniamo al discorso dello stronzio, ecco cosa fa lo stronzio. Praticamente si trova comunque allo stesso livello del calcio e ha delle proprietà chimiche similari. A series of scientific papers from 1981 through 1996 show the following. Now, calcium, when it is in the water in your aquarium or in the nature, does several things for the coral. Praticamente in una serie di studi dal 1986, non ricordo quel che ha detto, comunque fino al 96, ci fa vedere quello che succede, quello che fa il calcio ai coralli. Much of it goes into the coral tissue. La maggior parte di questo va nel tessuto del corallo. A very small amount of this calcium in the water gets between the coral and its skeleton, and that is precipitated to cause skeletal growth, and then more calcium gets in and so on. So all skeletal growth comes from calcium that never goes into the coral.
Quindi praticamente la maggior parte va nel tessuto, soltanto una piccola parte riesce a penetrare e andare nello scheletro praticamente, quindi lo scheletro cresce per quella piccolissima parte che effettivamente riesce a penetrare. All of this other calcium goes in to pretty much charge up nematocysts. E tutto l'altro calcio, cioè quello che va nei tessuti, va a finire a caricare i nematocisti. Most into the coral, a little bit into the skeleton. Strontium interferes with this everywhere. Quindi praticamente lo stronzio va a interferire con tutto questo procedimento, in ogni punto. It has much the same chemistry as calcium, so it gets in the way. Praticamente c'è quasi le stesse proprietà chimiche del calcio e quindi si mette in mezzo, no? So corals have developed a bunch of ways to protect themselves. Quindi i coralli hanno sviluppato una serie di sistemi per proteggersi. Strontium has been demonstrated to stop the calcium uptake by corals. Totally. Quindi praticamente è stato dimostrato che lo stronzio blocca l'assorbimento del calcio da parte dei coralli. Now if that happens in a tank, the skeleton can still be secreted, but the coral itself is really in a world of hurt. Praticamente se questo succede nelle vasche, lo scheletro potrebbe comunque continuare a crescere, però il corallo viene comunque danneggiato, ne soffre. So what the coral does is it takes any strontium that it gets and binds it specifically into a particular hot mineral called strontiumite and puts that in the skeleton. Quindi praticamente il corallo cosa fa? Prende comunque questo stronzio e lo trasforma in un minerale, non sono un chimico quindi non so, stronzianite, e costruisce praticamente, comunque costruisce lo scheletro costruendo questo nuovo minerale. When it's deposited like this, it's out of solution, it's detoxified. So what the calcium, what the coral has to do when an aquarist adds strontium to its tank is it has to work extra hard to detoxify it. Quindi praticamente quando l'acquarista mette lo stronzio nell'acquario, il corallo deve lavorare ancora di più per disintossicarsi, perché lo preleva, praticamente si disintossica. To top that off, any calcium that it doesn't detoxify stops its nematocysts from working so it can't feed. In aggiunta, tutto quello che non riesce a disintossicarsi, a purificare, praticamente, a eliminare in quel modo, va a finire nei nematocisti che quindi smettono di funzionare. Fortunately, strontium is a weak poison. Fortunatamente lo stronzio è un veleno debole. Much of the standard operating procedure for aquariums is based on incorrectly interpreted data or outdated data. La maggior parte delle procedure per la gestione degli acquari sono basate su dati passati o incorretti. Unfortunately, in the aquarium literature, once something is printed, it's there forever. It keeps getting reprinted and reprinted and reprinted, no matter if the knowledge base has passed it by. Sfortunatamente poi in aggiunta nella letteratura acquariofila dire che praticamente una cosa viene stampata significa che verrà stampata per sempre, continuamente. Anche se sono dati che poi sono oltrepassati e in realtà la conoscenza è andata oltre. The information about calcium being interfered with by strontium is now 20 years old at the best, at the longest, and still it hasn't got the word out. Or maybe it's in somebody's best interest if the word
word doesn't get out. Dice praticamente dice il fatto che lo stronzio interferisca sul funzionamento dei coralli è una cosa risaputa da ormai 20 anni, ma però dice forse nell'interesse di qualcuno che questa cosa c'è qualcuno che c'è l'interesse che questa cosa non venga risaputa. This is sort of the written in stone syndrome, as I call it, and people tend to presume that only good information gets published, and once something is published, it's always good. Quindi praticamente le persone tendono a pensare, cioè almeno si tende a pensare che solo le informazioni buone vengano pubblicate e pertanto ogni volta che una cosa è pubblicata è per forza una buona notizia, una buona informazione, per sempre tra l'altro. They're wrong on both counts. Sono sbagliate entrambe le assunzioni. Some physical factors are difficult to maintain, particularly in our tanks, and they are necessary ones for the coral, as we'll see. Ci sono dei fattori fisici che devono essere, che sono difficili da mantenere all'interno degli acquari. Among these, the most important ones are water flow and water current patterns. Quindi uno di questi sono il flusso dell'acqua e l'andamento di questo flusso dell'acqua. Particularly the necessity of laminar flow, which is the absence of vortices or twirling in the water. Quindi la necessità di un flusso laminare e l'assenza di vortici in particolare. As we'll see, corals need laminar flow. They don't want vortices. Quindi i coralli vogliono un flusso laminare, non vogliono vortici. If the physical factors can be maintained at appropriate levels, any problems will be due to some other factors. Quindi se i parametri vengono mantenuti, i parametri fisici vengono mantenuti in maniera corretta, allora i problemi devono essere dovuti a qualche altro fattore. Keep building toward why we feed corals and how we feed them. We're getting there. Ora ci arriviamo a come nutrire i coralli. These are drawings of copepods by Ernst Haeckel, a German, published them in Nature's Artworks in the 1880s. Questi sono dei copepodi che furono pubblicati da un signore tedesco nel 1880. I mean, some of these things are weird. They've got appendages all over the place, but they're beautiful animals. Dice, come vedi, insomma, sono animali piuttosto strani, ma sono animali molto belli. In 1912, he used a net like this to go out and sample copepods and plankton. And nets like this were developed along with the development of oceanography in Northern Europe. Quindi praticamente nel 1912 si raccoglievano questi campioni con quel tipo di retino di filtro e questi tipi di reti provenivano dal nord Europa. Times have changed, but the basic pattern hasn't. This is plankton nets for today, and they're drawn by a large vessel, and they have to because that's basically a big anchor. Quindi praticamente le cose sono cambiate, ma la sostanza è sempre quella, no? Cambiate le dimensioni, ma la sostanza è sempre quella. They work by being towed behind boats. Plankton or water go in, and the plankton collect in the bottom of the net. Quindi praticamente vengono trascinate dietro la barca, l'imbarcazione, e il plankton entra dentro e poi viene raccolto. This is a cross section of a coral reef. Quindi questa è una sezione laterale di un reef. For most of the first 60 years of the 20th century, if plankton samples were done around a reef, they were done out here and in here.
Quindi per la maggior parte del tempo, fino appunto per i primi 60 anni del secolo passato, la maggior parte dei prelievi di campioni veniva fatto in quei 2 punti lì, disegnati in rosso. This is where water is deep enough and you can tow your plankton nets behind your boat without tearing them up on the bottom. Quindi praticamente questo venivano fatti lì perché sono solo lì gli unici, sono i 2 punti dove riesci a trascinarti dietro la rete senza che si incastri sul fondo. It tells what plankton is in those areas, but it doesn't tell what plankton is on the reef. Ti dice quindi qual è il plankton che c'è in quelle 2 aree lì, se prelevi i campioni lì, ma non ti dice qual è quello che c'è realmente nel reef. Nobody took plankton samples in 5, 10, 15 feet of water. Quindi nessuno prendeva questi campioni in 10-15 metri, piedi. In these shallow areas, it would tear up nets. So, gee, there was no plankton outside, there was no plankton inside, so on the reef there's got to be no plankton, right? Quindi praticamente fecero l'assunzione, siccome non c'è plankton di fuori, non c'è plankton dentro, non andavano certo a prelevare il plankton a 1,5 metri di profondità perché si sarebbero incastrate le reti, e quindi fecero l'assunzione non ci deve essere plankton nemmeno lì, tra i 2 punti. These are copepod sizes from the Arctic with sky scale. Quindi questi sono degli esempi di copepodi dall'Artico. So when nets were made to collect plankton, they made a net with a mesh like this. Quindi quando facevano le reti per raccogliere questi copepodi erano reti di queste dimensioni. And it guess what size are on the reef? Provate un po' a indovinare qual è la dimensione che è nel reef. So you could take a standard plankton net that works perfectly well in the North Sea or the Med and throw it across the reef and you're not going to get anything. Quindi praticamente se poi utilizzi quel tipo di rete lì funziona perfettamente nell'Attico, però non ti serve assolutamente a niente nel reef. So there's no plankton there, right? Quindi non c'è plankton lì, no? Or they all went through your net. Sorry. Or they all went through the net. Oppure sono tutti passati attraverso la rete. This is a study, following data from this study, where they were looking at reef fish, but it tells what goes on a reef. Questi studi fanno vedere appunto sui pesci del reef. They studied a reef on the Great Barrier Reef of Australia. Quindi hanno studiato un reef nella grande barriera corallina australiana. Davies Reef. Davies Reef è questo nome di questo posto. In the area shown on the square. And water flows over the reef face there, like this, over the entire reef, just continually. The water never varies. It's a windward reef, it just keeps blowing. That's where the winds blow there. Quindi praticamente la corrente, il flusso dell'acqua è sempre in quella direzione come mostrato nella freccia. I went and did some rather intensive work. In 12 hours, they found that 6,000 cubic meters of water flows through the volume of a 400-liter aquarium. Quindi praticamente fece uno studio che in 12 ore 6.000 metri cubi di acqua passano, che sarebbe il volume di 400. And there are, Sorry, repeat it please. in 12 hours. 12 hours, 6,000 cubic meters of water goes through the volume of a 400-liter aquarium. Quindi praticamente in 12 ore 6.000 metri cubi di acqua passano attraverso il volume di un acquario di 400 litri. That water brings over the reef into that same volume of water over 1,100,000 food items. E quindi quel volume d'acqua lì porta praticamente potenzialmente 1.100.000 prede potenziali. Offshore of this reef,
were 500 fishes, 13 different species. Fuori da questo reef c'erano 500 pesci in 13 differenti specie. In their little study square. In quel quadrato lì che viene analizzato. In 12 hours, if you managed to sample the fish guts, 500 fish ate 1,200,000 food items. Quindi se praticamente prendi questi 500 pesci e gli apri la pancia, gli trovi 1.200.000 se si sono alimentati in tutto 1.200.000 volte, quindi weighing an aggregate total of 400 grams. E questi 1.200.000 pezzetti di cibo, chiamiamoli così, pesano circa 400 grammi. Each average fish ate 2,360 items. Ogni pesce aveva mangiato 2.360 oggetti, weighing about 2 grams each day. Your fish get as much? che praticamente che pesavano 2 grammi ogni giorno. Or another way of saying it is each fish ate, on average, one food item weighing 8 thousandths of a gram every 18 seconds from dawn until dusk. Quindi praticamente questo significa che ogni pesce mangiava in media 0,0008 grammi per tutte quelle volte che erano scritte lì durante il giorno. So those are real numbers. They're not made up. They're not guesses. E questi sono dati reali, sono numeri reali, non sono buttati là, non sono stime. It's what the fish ate. Non sono opinioni, questo è It's important for one main reason. quello che i pesci mangiano realmente. Questo è importante per una ragione principale. If you take a look at the two numbers, by measuring what's in the water to come to the reef, you get a number of about 1,100,000. But the fish eat 1,200,000. Within error, those two numbers are the same. Quindi praticamente abbiamo visto prima che 1.100.000 pezzetti di cibo, chiamiamoli così, venivano portati dalla corrente verso il reef. I 500 pesci mangiano 1.200.000, e quindi all'interno degli errori normali di conteggio sono la stessa identica cosa. So during daylight, every fish feeds continuously, and every food particle approaching the reef gets eaten. Every single one. Quindi praticamente questo significa che i pesci mangiano ogni pezzetto di cibo che viene portato dal flusso dell'acqua. Ognuno viene mangiato. So of the 1,100,000 food items coming toward the reef, none of them make it there. Quindi praticamente tutti questi oggetti che arrivano verso la barriera corallina, nessuno ce la fa arrivare perché vengono tutti mangiati. During the day. And at night, that amount comes in and hits the reef because the fish aren't eating on it, they can't see it. Quindi quello era durante il giorno, durante la notte invece la cosa cambia perché i pesci non mangiano. So every day, 24 hours, 2,300,000 planktonic food items weighing a total of 750 grams reach or come to the reef. Quindi ogni giorno 2.300.000 oggetti plantonici, cibo plantonico che pesa circa 750 grammi, raggiunge nelle 24 ore raggiunge comunque la barriera corallina. Proper presentation is probably everything for ingestion because the fish see these things and eat them. Quindi il pesce praticamente non fa altro che vedere questi oggetti e se li mangia. We have planktonic search images. There are a couple of different feeding categories amongst the various fishes and corals.
There are some that are generalist feeders and some that are specialist feeders. Quindi ci sono due categorie principali di quelli che si alimentano sia di pesci che dei coralli, sono quelli che sono i generalisti comunque o gli specialisti. Now the basic aquarium feeding assumption is everybody is a generalist. One size fits all, one food is good for everybody. Quindi praticamente l'assunzione base di ogni acquariofilo è che tutti quanti sono dei generalisti e quindi un tipo di cibo va bene per tutti. Without knowing what an animal needs to eat and how it feeds, any attempt to feed it is at best foolish. Quindi senza sapere quello che un animale ha bisogno di mangiare e come lo mangia, ogni tentativo di alimentare è semplicemente follia. The foods must be tailored for the specific animals. Il cibo deve essere quello giusto per lo specifico animale. And they must be given to the animals under proper conditions. E deve essere fornito all'animale in condizioni corrette, giuste. With the aquarium we have potential problems that the conditions are wrong and the food is wrong. Però il problema l'acquario potrebbe avere dei potenziali problemi, che le condizioni sono sbagliate o il cibo è sbagliato. A wrong food gets an animal in two ways. They may not have the right digestive enzymes to eat it, or it is physically incorrect for it to go into the gut. Quindi praticamente il cibo può essere non corretto per due motivi principali. Potrebbe essere che il pesce non ha gli enzimi digestivi necessari a digerirlo, o potrebbe anche essere di una dimensione non corretta per la sua assunzione. Consider this worm. These are Spirobrachus. They're common in Orites coral heads, and they die in aquariums. These are Spirobrachus. They're common in Orites. They die in aquariums. Sì. Dice, questi qui praticamente sono spirobranchi e sono molto comuni e muoiono praticamente dentro gli acquari facilmente. They feed by bringing water in over their feathers, which are modified tentacles. Quindi si nutrono praticamente portando questo cibo lì sulle loro chiamate penne. The water passes over them from below and goes above. Quindi l'acqua passa da sotto e va sopra. Gets filtered 3 or 4 times. As it passes through the feather-like tentacles, the food is sorted by the tentacles. Quindi praticamente l'acqua viene filtrata 3 volte e mentre passa attraverso questi tentacoli a forma di penna, praticamente l'acqua viene filtrata 3 volte, quindi larger food about the size of an Artemia cyst sits on the top of the pair of tentacles and gets rejected. Quindi praticamente qualunque cosa che sia di una dimensione di una ciste di Artemia viene scartato. Medium-sized particles go down the gutter between the 2 pairs of the tentacle filament and get caught about halfway. They are not eaten, they're taken out and built around the base of the worm as an accessory tentacle or accessory tube. Quindi praticamente invece quelle dimensioni intermedie vengono comunque scartate e vengono depositate alla base per fare un tubo. The only thing that is food that this thing eats are phytoplankton, and they go all the way down to the bottom of the tube, or the filter between the 2 tentacles here, and get taken in to the mouth. Quindi praticamente l'unica cosa che effettivamente viene mangiata è il fitoplancton che riesce a passare attraverso i due tentacoli. Here's a similar worm, and there are 2 particles that are getting rejected because they're up high, you can see them.
the actual particles that are being fed upon are way down in between, in little dark lines in the middle here as food groups. Quindi anche qui vediamo appunto che invece ci sono queste due particelle che vengono rifiutate. So only the tiniest of particles get fed on by that Spirorhynchus. What you need to keep Spirorhynchus alive is phytoplankton, and you need to put it in by the gallon. Dice quindi che l'unico modo per tenerli vivi, questi animali qua, è quello di mettere dentro del fitoplancton e di metterci dentro in termini a galloni, quindi litri su litri. They need to have food specifically tailored to them. Quindi il morale è che devono avere del cibo particolarmente che deve essere dato, è quello specifico per loro. And what can aquarists do? Quindi cosa può fare un acquariofilo? Take a look at the examination of the diets of the representative reef animals and feed appropriately. Quindi praticamente deve esaminare quelle che sono le date delle diete, dell'alimentazione di alcuni animali del reef e dargli l'alimentazione adeguata. I've already talked about fish near the reef. We'll talk about swimming corals and soft corals now. Abbiamo già parlato dei pesci che vivono vicino al reef, ora parleremo dei coralli. These fish that are offside the reef pre-process the food for many corals. Questi pesci che sono al di fuori della barriera preprocessano il cibo per molti coralli. Eventually the food that enters the first fish reaches the corals. Quindi alla fine praticamente il cibo che raggiunge questi pesci poi dopo alla fine riesce a raggiungere i coralli. Fish poop is coral food. La cacca dei pesci è il cibo dei coralli. That's what a cropper eats. That's what a cropper eats. Sì, questo è quello che mangia un coprofago. Ha ragione, una croppa, questo è quello che mangia una croppola. Perdonatemi. That's the food for corals with short stubby tentacles. Your SPS corals eat fish poop. Quindi in sostanza i coralli duri mangiano la cacca dei pesci. So during the day, no zooplankton reach the reef. There's actually a wall of fishes. Quindi praticamente durante il giorno lo zooplancton non raggiunge il reef perché c'è una barriera di pesci. Fish here, reef wall right there. But microplankton are all over. Però questo appunto il plancton minuscolo è ovunque, microplancton. Remember the copepod sizes on the reef. Quindi ricordate le dimensioni dei copepodi nella reef? These are mostly small copepods of a genus called Oithona. Quindi praticamente questi sono copepodi principalmente di questa famiglia, questo genere, o Oithona. They top out at about 1 millimeter long. Most of the time they're about smaller than that. Quindi la dimensione è circa 1 millimetro, ma la maggior parte delle volte è ancora più piccolo. And their densities on reefs are unreal. E le densità sono veramente incredibili. These 4 species on the top have been found in densities of between 500,000 and 1,500,000 animals per cubic meter. Quindi praticamente di queste 4 specie riportate lì la concentrazione è stata da 500.000 animali a metro cubo a 1,5 milioni di animali per metro cubo. Guess what corals eat? Immaginatevi cosa mangiano i coralli? These things. Questo. Swarms 1 to 2 meters in diameter are common. Occasionally they see swarms off the edge on reefs of 30 cubic meters in size. That's 30 cubic meters could be 45 million animals. Quindi praticamente ci sono
tormi, sciami. Gli sciami da 1-2 metri di diametro sono comuni, occasionalmente sono ancora oltre i 30 metri cubi. The swarms swim over the reefs like flights of birds in synchronous patterns. Quindi praticamente questi sciami volano sopra il reef come degli uccelli. A quote by one of the researchers said, "Previous investigations of coral reef plankton have not sampled swarming copepods properly at all. And prior estimates of food available to the reef community must be reevaluated." Quindi praticamente quello che era stato fatto precedentemente sulla balena corallina, appunto, non aveva raccolto questi sciami di copepodi e prima delle valutazioni del cibo disponibile, le valutazioni precedenti sul cibo disponibile devono essere rifatte, le stime. The new reality of the ocean surrounding reefs is it's rich in planktonic food, as is the water over the reef. Quindi praticamente la nuova scoperta, la nuova realtà è che in effetti sono estremamente ricche di cibo. You know, it would have been easier if they just would have noticed that there are other plankton feeders around, like the mantis here. Non a caso ci sono anche altri organismi che si nutrono di plankton, come la manta. If there were no plankton around an ocean, in the ocean around a reef, these fish would have starved to death a long time ago. E se non ci fosse del plankton intorno al reef, questi pesci qua sarebbero morti di fame un sacco di tempo fa. So what determines reality is how the world is examined. Quindi la realtà è che cosa determina la realtà, come il mondo viene esaminato. This is a swarm of mysids I saw over one of the reefs I was swimming on. This is the kind of thing that typical photographers try not to see. Quindi praticamente questo è una foto che ha fatto lui e queste sono le tipiche cose che un fotografo normalmente non vorrebbe catturare nella foto. Think there's some plankton here? C'è un po' di plankton. This was another mysid swarm. You can't see the reef. Qui c'è un altro sciame e si vede appunto che non si vede nemmeno la barriera, il reef non si vede. Each day the reef, in a reef volume of about 400 liter aquarium, the animals on the reef bottom eat over 700 grams of food. Quindi praticamente gli animali sull'impronta di una quadra 400 litri mangiano quella quantità di cibo che ci ha fatto vedere prima. Most corals are actively feeding at night. La maggior parte dei coralli si cibano attivamente durante la notte. This was a photograph of Porites. Questa è una foto di Porites. And the arrows are pointing to coral polyps that are feeding. E le frecce puntano ai polipi che stanno mangiando. Providing adequate nutrition for the animals in your aquariums is the hardest problem you face. Quindi fornire la nutrizione adatta in un acquario di barriera è una delle cose più difficili, più importanti. Which translates as feeding properly is the hardest problem you face. Quindi questo è il problema più grosso che ci dobbiamo trovare ad affrontare. But from the animal's point of view, without food, nothing else matters. Quindi dal punto di vista dell'animale, però, senza cibo nient'altro ha valore, importa. The basic categories of nutrients in the foods are energy-producing things like sugars and raw materials like proteins.
Quindi le categorie di nutrienti sono i cibi che producono energia e materie prime. Sugars come from zooxanthellae. Gli zuccheri provengono dalle zooxantelle. Proteins have to come from other things like animal food. E le proteine devono arrivare da altre cose come cibo animale. This is what we thought corals fed on if you went in 1971. Questo era quello che si pensava nel 1971 su quello che i coralli mangiassero. But now it's known that corals feed on a number of other things. Ma adesso noi sappiamo che i coralli si mangiano di un sacco di altre cose. They feed on organic matter that's dissolved in the water, Quindi mangiano materiale organico che è disciolto nell'acqua, suspended particulate material, quindi materiale in sospensione, microorganisms, quindi microrganismi, plankton, and various kinds of algae. quindi diversi tipi di alghe. All are foods for various corals, but not all the same amounts for each coral. Quindi tutti questi sono tipologie di cibo per i coralli, ma non nelle stesse quantità per ogni tipo di corallo. Quite a difference with strontium. These are the only two that it can eat. Con lo stronzio questi sono gli unici due che possono mangiare. The idealized stony coral's diet maximizes nutrient input. They use their zooxanthellae to get energy. Quindi usano zooxantelle per l'energia And a few amino acids. e un po' di aminoacidi. They feed on broad spectrum on zooxanthellae, on zooplankton as broad spectrum foods. Poi si nutrono di zooplancton come cibo ad ampio spettro. They eat microplankton such as particulate matter and bacterioplankton to provide more amino acids. E si nutrono di microplancton, quindi particolato organico e batteri per gli amminoacidi, per fornire amminoacidi. And from dissolved materials they get some more amino acids yet and minerals. E dal materiale disciolto ricavano amminoacidi e minerali. This is work done by Tim Guicciardi, feeding of various stony corals, and here's where the water flow comes in. This is the flow rate in centimeters per second. Quindi quello è il flusso in centimetri al secondo. And these are the various corals. You can see that Quelli sono i diversi coralli, si può vedere. the optimal flow rate is between 8 and 12 centimeters a second flowing over them. Quindi praticamente il flusso ottimale è tra 2 e 12, ho detto? How many? Sorry? From 8 to 12. 8 to 12, sorry. Something. Da 8 a 12. And if you go over to this side, you can see that at the optimal flow rate, they may be eating each polyp as much as 14 brine shrimp nuclei per hour. Quindi praticamente nel flusso ottimale ogni polipo può mangiare fino a 14 naudi all'ora. Scleractinian corals that have been tested all seem to fall pretty much within that range, except Andaresia and the Caribbean, and they sometimes need up to 30 to 50 centimeters an hour going over them. Otherwise, they can't feed. Praticamente altre specie si nutrono in maniera ottimale a differenti velocità, fino a quelli che ha mostrato che si nutrono in velocità ottimali di 30 cm al secondo. Octocorals about the same, 6 to 12.
up to, for Dendrodeftia and Diodogargia gorgonian, up to 25. Quindi altri coralli e altre velocità ottimali per avere l'alimentazione migliore, insomma. One thing that they find in these studies is that variable flows inhibit or stop feeding completely. Quindi praticamente il flusso variabile inibisce o ferma l'alimentazione, i coralli nell'alimentarsi. The animals must have steady, consistent currents of 8 centimeters per second or more. Quindi i coralli devono avere delle correnti fisse e Active circulars capturing brine shrimp nuclei and digesting. Quindi questo video ci fa vedere appunto la galassia che mangia i napoli. If after a few minutes they're collected between the polyps, Dopo un po' di minuti l'hanno catturati, sono concentrati tra i polipi. notice the water blowing over it, currents blowing past. Da notare la corrente che soffia. And they're digesting the material outside the body by putting these filaments through it. Quindi digeriscono mettendo questi filamenti al di fuori del loro corpo. In a time series, they collect the foods and start digesting them, and it takes up to 6 to 12 hours for them to. Quindi dal punto di vista temporale ci mettono fino a 6 ore per digerire questo cibo. Here they're being collected again, just some stills. Alcune foto, sempre la stessa cosa. Galaxia also feeds on detritus, puts mucus out over the entire body, and then on the mucus, little stuff, detritus, and crud and water lands, and then it eats the mucus with the inherent detritus. La galassia si nutre anche attraverso questo muco che si scende per catturare questi detriti che sono in acqua. Here's Stylophora crystallata, C'è una stilopora stillata capturing Artemia nuclei. che cattura i neopoli d'Artemia salina. Just showing how it works here. Fa vedere come funziona qui. Any nucleus that touches the surface stays there. Ogni neopoli che tocca la superficie rimane lì. In this demonstration movie, they just did it to show that they would feed on this, so they don't have the current going by. Non c'è la corrente, come vedete, perché è soltanto un video per dimostrare che effettivamente se li mangiano. When they start, if you look up close, Stylophora tends to eat internally. Starts out the same, it'll change here in a moment. C'è la stessa cosa, però cambia, fa vedere. Notice the mouth opening up. Adesso si vede la bocca che si apre. Nucleus here. Il nucleo lì. And down it goes. Ed ecco lì che è andato.
These are some experiments I did with gorgonians. Questi sono un po' di esperimenti che avevo fatto con le gorgonie. Gorgonians were in this tube, you see one down here, and I photographed them through this microscope. Queste fotografie attraverso il microscopio. First, laminar flow current. Nel primo caso era un flusso laminare. Straight current, just flow straight. Flusso diretto, dritto. This is turbulent flow. Questo è il flusso turbolento. These are feeding polyps, single feeding polyps of the Gorgonian Biota, 8 centimeters a second water flow around them. You can see the particles whizzing past, and that guy just grabbed one. Praticamente qui si vede una gorgonia con un flusso di 8 cm al secondo, si vede passare il cibo e la gorgonia che se lo prende. It brings it in and holds it in something that I call the capture basket. The arms down around it. E lo prende, lo cattura e lo porta nel quello che viene chiamato il cestino di cattura. Then it just pushes it. Poi si mangia. Now, just give you an idea of the speed here. It comes out over the top of one tentacle. Quindi praticamente è venuto fuori dalla cima di un tentacolo. Anywhere along there, it could fire nematocysts to capture it. So the food that goes in has to be an appropriate food or it won't eat it. Quindi ogni cibo che deve andare lì dentro deve essere il cibo giusto, o se no non se lo mangia. Here's turbulent flow, and you can see it's a little bit harder for them to catch. Quindi invece qui in un flusso turbolento vediamo che per loro è più difficile da catturare. But they got one. Did you see it go in? Però dice comunque una You l'hanno get an idea catturata. of the speed of the particles here. Vedete la velocità delle particelle lì. Slowed down to 1/4 its speed. Lo fa vedere a un quarto della velocità. There. We don't need it at 1/16 speed, I'll go past that. These Artemia were eaten during 1 to 2 hour feeding trial. I took the animal out of the experimental apparatus, and when I did, I lifted it up to the air, which is kind of burps it, like burping a baby, and this is what comes out. Quindi praticamente
rivomitare praticamente le arterie che avevano mangiato in 2 ore. Sono degli esperimenti di laboratorio. At least 15 during 1 2-hour period. I might point out that each of the roughly 1,000 polyps on the Gorgonian ate that much. Quindi praticamente in 2 ore aveva mangiato almeno 15, e da considerare che ognuno delle migliaia di polipi aveva mangiato 15 artemi. Each polyp needs between 8 and 10 artemian nuclei per day to just break even. Ogni polipo ha bisogno di almeno 8-10 nuclei di artemie al giorno, almeno per andare in paro. And you can see what it's like in my research tank when I was feeding them. Those are all particles, all nuclei. Inside of 2 hours they're gone. E qui vediamo appunto queste sono le sue vasche di sperimentazione, quanti ce ne sono. All physiological processes increase as the current increases as well. Photosynthesis increases in zooxanthellate animals, respiration increases, and food capture efficiency increases. Quindi tutti i fattori fisiologici aumentano all'aumentare della corrente, la fotosintesi, la respirazione e l'efficienza nella cattura del cibo. So really ramp up the velocity of the water in your tanks, but make sure it flows in nice straight lines. And throw in the food. Quindi praticamente di aumentare la velocità, ma che sia più ampia, più diretta possibile. Sessile coral reef animals obtain most of their nutrition and raw materials by suspension feeding. The zooxanthellae that they have inside them gives them the sugar to keep going, but to really grow, they need everything else from plankton feeding. Quindi praticamente le zooxanthelle gli danno zucchero per dargli l'energia, ma per crescere hanno bisogno dello zooplancton. A community aquarium with a lot of different kinds of animals then needs a lot of different kinds of specific foods. In un acquario di comunità con bisogno di diversi tipi di cibo con diverse dimensioni. Large zooplankton, small zooplankton, particulate material, phytoplankton. Quindi grosso zooplancton, piccolo zooplancton, particolato e fitoplancton. This is the aquarist's problem. How do you optimize for one species and hope that everything else goes well? Or do you try to feed over a wide variety of species and maybe not as much for any one of them? Quindi il problema che si trova ad affrontare l'acquarista, no? Cioè dare cibo a una tipologia di cibo che va bene magari per uno, sperando che vada bene, che non arrechi danni all'altro, o dare un cibo il più ampio possibile per tutti quanti. The only way to provide a wide variety of species in good health in an aquarium is by providing an appropriate food in appropriate amounts in an appropriate manner for every individual animal. Quindi l'unico modo per mantenere un'ampia varietà di specie in buona salute è quello di fornire un appropriato cibo in appropriata quantità, nel modo appropriato e per ogni singolo animale. Otherwise, things happen. Altrimenti delle cose possono succedere. We have a question. We have a question from a gentleman there. Buongiorno, io mi dedico
da tanti anni alla sperimentazione sulle forme di alimentazione dei coralli in cattività. So he's been like studying for many years, what you call it, come si chiamerebbe, so, organic carbon, depending on the quality of food you're feeding. I don't know whether this makes any sense. To an extent, like any other animal, corals release organic wastes. They also release organic materials as weapons. And it's hard to tell which is being released for what. Cioè, praticamente vi ho detto che in un certo modo emettono comunque questo materiale organico, no? Indipendentemente dall'alimento. No, quello che ha detto lui è questo, che qualcuno lo emettono comunque e qualcuno, cioè, come penso prodotto di scarto, mi è sembrato di capire, un'altra parte lo emettono come weapons, quindi come arma lo emettono. E è difficile capire quali dei due stanno emettendo. Perché io ho letto delle recensioni fatte da un istituto di ricerca delle misurazioni del carbonio organico utilizzando uno strumento come il Shimatsu TOC 5000 Analyzer, che è uno strumento che si usa per misurare il carbonio. I ricercatori, in funzione della tipologia alimentare del corallo, avevano scoperto che c'erano dei rilasci in acquario, ad esempio, da 4 a 20 parti per milione in più di carbonio organico dopo l'alimentazione del corallo. What he read that some research, depending on the type of food that they were feeding, corals were releasing different amounts of organic carbon depending on the food or what they were feeding. Yeah. Sì. Yeah, I mean, there's always, if it's just absorbing organic carbon out of the water, whatever is there may or may not be taken depending on the coral. What they happen, they will certainly vary their absorption and take-up depending on the food that they've got. And it also depends on their health at the time, whether they're being reproductive, whether they're growing. Sì, dipende da diversi fattori, anche poi l'ultimo ha detto, dipende se stanno crescendo, dipende se si stanno riproducendo, quindi sono più le cose che poi dopo alla fine influiscono su questa emissione di carbonio organico. Can I finish? We're almost done. Dice, abbiamo quasi finito, finisco e poi dopo magari andiamo con le domande. And then we can talk. My solution to this problem, and it's probably one that some of you may have tried yourself, is to optimize my tank for one species and fit in other animals that have about the same requirements, so that everybody in the tank has about the same needs. Quindi praticamente la soluzione, probabilmente è una soluzione che abbiamo trovato, che avete trovato anche voi, è quella di utilizzare la vasca per una specie ed eventualmente aggiungere altre specie che hanno caratteristiche e esigenze similari. This kind of system is really neither a reef nor a community's tank because it doesn't necessarily have animals that are reef-like in all cases, nor is it a true community tank. It's more of a feeding guild tank. Can you repeat, please? It's neither a reef nor a community tank. Okay. It has animals in it that were designed to feed together. Okay. Praticamente un sistema di questo genere non è né un reef né un acquario di comunità, è semplicemente un sistema nel quale ci sono animali che possono effettivamente stare insieme. My solution has one and only one
really thing going for it when you tailor each system for one group of feeding animals. And that is that when I did this for the Ozoxanthellate coral, Diodogorgia nodulithra. Quindi praticamente la sua soluzione, ripeto, è quella di prima, appunto di fare un sistema che vada per una tipologia, come quella che aveva fatto per le gorgonie senza zooxanthelle. And only those animals that can live with it. E soltanto quegli animali che possono vivere con quello. It was strikingly successful. Ed è stato veramente un successo. Kept things going for about 6 years. Then I had to move the tank back into that experiment anyway. So it works. E questo funziona, ha avuto vasi che sono andati avanti per 6 anni, poi l'ha dovuto spostare. This is an It's a Gorgonian without zooxanthellate. So it has to get everything from what it feeds on. And I was getting growth rates of about a centimeter about a centimeter per month on the tips of the branches. Quindi praticamente questi esperimenti che aveva fatto su queste gorgonie azzotellate praticamente crescevano di 1 centimetro al mese, oltre 1 centimetro al mese. Now I had to do a lot of biomass export because I'm putting in an awful lot of food, and I had things like xenia growing in my refugium that I kept scooping out and throwing away. But the coral, the gorgonians grew well, and other things in the tank did as well. Sì, quindi ci doveva mettere un sacco di materiale organico, no? Quindi un sacco di alimentazione per poter ottenere questi risultati. This system circumvents the limitations of the community aquarium approach, which is good because we don't know about all the animals in it. So I know about one animal that worked for that one. Quindi praticamente questo è un modo per andare a girare attorno al problema. If you're having problems keeping a lot of animals, maybe I suggest that you try focusing on one group of animals that all have the same feeding requirements and optimize for that. Quindi nuovamente appunto il mio suggerimento è quello di concentrarsi su un animale, una tipologia di animali, concentrarsi su quello appunto, così almeno sappiamo assolutamente quello che gli possiamo dare. Thank you. Have fun.